Con la morte di Bergoglio avvenuta il 21 aprile è necessario lo svolgimento del conclave per eleggere il nuovo sovrano del Vaticano. In questo video vedremo come funziona questa istituzione antichissima dal punto di vista delle sue regole, delle sue leggi e delle sue usanze, come si svolge di preciso. Ma non vi parlerò solo del conclave attuale, lo confronterò anche con come si svolgeva l'elezione del Papa in passato, con tanti aneddoti interessanti e momenti assurdi e controversi. Visto che il conclave si svolge in segreto e non abbiamo sue rappresentazioni reali, commenterò anche alcuni dei più famosi film e serie TV in cui viene rappresentato. E proveremo a stabilire quanto sono accurate queste rappresentazioni. Partiamo dai protagonisti di ogni conclave, ovvero i cardinali, che sono quelli che votano il nuovo Papa e che tendenzialmente possono essere eletti come nuovo Papa. I cardinali compongono quello che viene chiamato Collegio dei Cardinali o Sacro Collegio. Tutti sapete che il colore distintivo dei loro vestiti è il rosso porpora, che richiama il fatto che sono una sorta di nobiltà all'interno della Chiesa. Infatti la porpora è un colore che indica nobiltà fin dall'antichità. La prima cosa da sapere sui cardinali, su cui tanti si sbagliano, è che il cardinale non è un grado degli ordini sacri, come quello di prete o di vescovo, ma è un titolo onorifico aggiuntivo, assegnato dal Papa per i meriti personali di ogni cardinale. Dal 1962 Papa Giovanni XXIII comunque ha stabilito che ogni nuovo cardinale deve essere consacrato vescovo, anche se era solo prete. Nonostante questo ci sono delle eccezioni. Per esempio lo statunitense Avery Dulles è stato nominato cardinale nel 2001 per il suo prestigio negli studi teologici, ma ha richiesto lui stesso di non diventare vescovo. I cardinali spesso ricoprono ruoli importanti nella Chiesa, per esempio sono ministri del Vaticano, ma il compito più importante che hanno è proprio quello di eleggere il nuovo Papa. Di solito i cardinali vengono annunciati formalmente dal Papa, anche se c'è un caso speciale, ovvero quello dei cardinali in pectore. Cioè il Papa potrebbe nominare qualcuno cardinale ma non rivelarlo pubblicamente, e questo è un cardinale in pectore. Di solito questa cosa succede per motivi politici. Per esempio Giovanni Paolo II creò cardinale un vescovo cinese nel 1978, ma lo rese pubblico solo nel 1991, visti i conflitti ideologici tra il cattolicesimo e la Cina comunista. Il film Conclave del 2024, che è tornato molto popolare in questi giorni e di cui parleremo più volte in questo video, fa un grande errore proprio su questo discorso dei cardinali in pectore. Infatti all'inizio del film si presenta al conclave un cardinale in pectore che non era stato reso pubblico dal Papa, ma nella realtà questo non sarebbe possibile. Infatti solo i cardinali in pectore che sono stati resi noti dal Papa possono partecipare al conclave. Il titolo di cardinale è a vita anche se i papi possono destituire qualcuno da questo ruolo. Un caso attuale famoso è il cardinale Angelo Becciu, coinvolto in alcuni scandali e la cui partecipazione al conclave è discussa. Comunque l'elemento che pesa di più sui numeri del conclave è il fatto che non tutti i cardinali hanno il diritto di voto. Infatti nel 1970 Paolo VI ha stabilito che possono votare solo i cardinali che non hanno compiuto 80 anni. Nel conclave del 2025 i cardinali elettori sono 135 e i non elettori, ovvero quelli che hanno già compiuto 80 anni, sono 117. Con 135 cardinali elettori, il conclave del 2025 è quello più numeroso nella storia della Chiesa Cattolica.
In realtà sempre Paolo VI aveva fissato a 120 il numero dei cardinali che dovrebbero votare, ma poi questo numero non è stato rispettato con assoluta precisione dai suoi successori. Invece non c'è nessuna regola per chi può essere eletto papa. In teoria può essere eletto chiunque, basta che sia maschio, celibe e battezzato. E è esistito veramente qualcuno che è stato eletto papa senza nemmeno essere sacerdote. Era Giovanni de' Medici, che nel 1513 diventò Papa Leone X. Era stato creato cardinale laico a soli 13 anni, ma diventò prete solo il giorno prima di diventare papa. E ovviamente l'influenza della famiglia Medici non c'entrava niente con la sua elezione. Urbano VI invece diventò papa nel 1378, anche se non era un cardinale, però era già arcivescovo di Bari. Anche il famoso Celestino V, che poi rinunciò al papato, non era un cardinale, ma era un semplice sacerdote eremita. Comunque in realtà oggi il nuovo papa si sceglie sempre tra i cardinali. Due figure importanti del Collegio dei Cardinali sono il decano e il camerlengo. Il decano dovrebbe essere un membro anziano e oggi questa carica è elettiva. Durante il conclave svolge compiti rituali importanti e sempre nel film del 2024 il protagonista è proprio il decano del Sacro Collegio. Il camerlengo svolge dei compiti ancora più famosi nell'immaginario popolare, come quello di verificare la morte del Papa e di annunciare la sede vacante. In assenza di un Papa svolge temporaneamente le sue funzioni amministrative e è lui che convoca il conclave per eleggere il nuovo Papa. Il camerlengo era anche colui che compiva il famoso gesto di distruggere l'anello del pescatore, ovvero l'anello specifico di ogni papa che rappresenta la sua autorità. In passato questo aveva un'importanza anche pratica oltre che simbolica, perché ogni papa imprimendo il suo anello sulla cera lacca lasciava il proprio sigillo sui documenti ufficiali. La distruzione evitava che chiunque creasse falsi documenti con l'anello di un papa morto. Oggi l'anello ha più che altro un valore simbolico e il Papa usa anche dei timbri con il suo simbolo. Comunque se il Papa muore o lascia il suo incarico, tutti vengono annullati piuttosto che distrutti. Per esempio nel caso di Benedetto XVI l'anello e i timbri sono stati annullati con delle righe incise nel mezzo. Il camerlengo, proprio per questi suoi compiti rilevanti, ha un ruolo importante nel libro di Dan Brown, Angeli e Demoni, e nel film che è stato tratto da questo libro. Ma come solito di Dan Brown, il personaggio viene trattato con molta libertà. Infatti qui è abbastanza giovane, non è nemmeno un cardinale, non partecipa al conclave. Mentre nella realtà il camerlengo è un cardinale e anche esperto, visto che deve lavorare con il collegio dei cardinali e ha un ruolo di altissima responsabilità durante il conclave. Tornando un po' nel passato, i cardinali sono esistiti fin dai primi secoli della Chiesa, ma in origine erano solo dei chierici chiamati come collaboratori del Papa. Poi diventeranno sacerdoti delle chiese in cui era divisa l'amministrazione ecclesiastica di Roma. I cardinali però sono diventati protagonisti indiscussi nell'elezione del Papa solo dopo l'anno 1000. Nel 1059 Niccolò II riservò il diritto di elezione del Papa ai soli cardinali vescovi romani, mentre nel 1150 venne effettivamente formato il collegio cardinalizio e nacquero le figure del decano e del camerlengo. Alessandro III stabilì poco dopo che dovesse decidere l'intero collegio cardinalizio e non solo i cardinali vescovi. Per tantissimo tempo comunque i cardinali appartenevano prevalentemente alla nobiltà romana o al massimo italiana. Quindi l'elezione del Papa veniva molto influenzata da interessi locali e così è stato per la maggior parte della storia del papato.
In passato i cardinali erano anche pochissimi in numero, cosa che rendeva l'elezione molto più soggetta agli intrighi e alle contese. Per gran parte del Medioevo e del Rinascimento la Chiesa cattolica aveva pochissimi cardinali, per esempio erano solo 7 alla metà del 1200. Poi, visto che alcuni venivano da lontano, le difficoltà del viaggio riducevano ancora il numero di quelli che arrivavano ai conclavi. Quando andava meglio erano tra i 20 e i 40 e nel 1587 Papa Sisto V limitò il numero dei cardinali a 70, comunque molto di meno degli attuali 135 votanti. Questo amplificò l'importanza di ogni singolo voto e rese quasi impossibile sostituire le alleanze familiari o politiche. L'internazionalizzazione dei cardinali e l'aumento del loro numero sono avvenuti solo con la fine del potere temporale della Chiesa, a partire dal 1800. Ma adesso che abbiamo parlato nel dettaglio dei cardinali, passiamo all'elemento più famoso del conclave, ovvero la sua segretezza. Tutti sapete che il nome stesso del conclave indica che i cardinali devono essere chiusi a chiave in un luogo per eleggere il Papa e non avere contatti con l'esterno. Dopo un giuramento, tutti quelli che non devono partecipare al conclave vengono allontanati con la formula extra omnes, che significa proprio fuori tutti gli altri. Oggi questa regola in realtà è più stringente che in passato. Prima i cardinali elettori potevano essere accompagnati da degli assistenti, mentre oggi gli unici accompagnatori possono essere degli infermieri che assistono i cardinali per motivi di salute. Pochissime altre persone esterne possono entrare, ma solo per incombenze strettamente pratiche. I cardinali che arrivano dopo l'inizio del conclave vengono comunque ammessi, ma un cardinale che lascia il conclave può essere riammesso solo se si è assentato per malattia. Oggi i cardinali vengono tenuti isolati anche a livello tecnologico, infatti la sede del conclave viene perlustrata per rimuovere qualunque dispositivo di comunicazione e rilevare l'eventuale presenza di dispositivi di intercettazione. Vengono installati anche disturbatori di segnale per bloccare la connessione Wi-Fi e tutti questi aspetti vengono riprodotti fedelmente nel film Conclave, che fa una ricostruzione accurata soprattutto di molti aspetti pratici. Per quanto riguarda l'esito dell'elezione nel film invece è del tutto fantasiosa. Per i cardinali il segreto su quello che succede nel conclave andrebbe mantenuto anche dopo la fine del conclave e per tutta la vita. E ecco perché sappiamo così poco sul conclave e ogni ricostruzione anche nei film attira la curiosità. In realtà spesso dei giornalisti vicini a ambienti vaticani riescono a ottenere delle notizie sul conclave, presumibilmente da cardinali che violano di nascosto il giuramento di segretezza. A volte si riescono a scoprire i candidati forti nei primi scrutini, quanti voti hanno preso i candidati e anche eventuali alleanze tra gruppi di cardinali. Di solito queste informazioni rimangono comunque abbastanza generiche. La rivelazione più clamorosa dell'epoca moderna riguarda il conclave del 1903 e ha come protagonisti i cardinali Mariano Rampolla del Tindaro e Jan Pusena de Coscesco. Tenete a mente questa storia perché nel finale vi racconterò cosa è successo e cosa si scoprì di quel conclave. Oggi la segretezza del conclave è importante soprattutto per trasmettere l'idea dell'unità della Chiesa cattolica e per non dare adito a scandali o divisioni, più che per bloccare veramente interferenze esterne. Ma le interferenze esterne sono il vero motivo per cui è nata questa procedura.
Infatti il conclave è nato al tempo della lotta per le investiture, quando gli imperatori volevano condizionare l'elezione dei papi e viceversa. Il primo papa eletto in un luogo segreto e chiuso al pubblico, scelto appositamente per evitare interferenze esterne, fu Gelasio II nel 1118. Anche se l'evento storico che dà propriamente il nome al conclave fu l'elezione di Gregorio X e ha una storia con dei tratti a dir poco comici. Alla morte del Papa Clemente IV nel 1268 si erano riuniti 19 cardinali per eleggere il nuovo Papa. Si trovavano nel palazzo dei Papi a Viterbo. Visto che erano in disaccordo tra di loro, il conclave durò non per giorni e non per mesi, ma addirittura per anni. Gli abitanti di Viterbo nel frattempo erano senza una guida e dovevano pure rifornire i cardinali con il cibo. Alla fine, esasperati, i viterbesi segregarono a forza i cardinali nella grande sala del palazzo papale senza contatti con l'esterno. Poi ridussero progressivamente il cibo e alla fine scoperchiarono addirittura il tetto della sala. Facendo stare i cardinali il più scomodi possibile, speravano di convincerli a arrivare a un accordo. Alla fine, effettivamente, dopo quasi 3 anni di conclave, i cardinali elessero Gregorio X. Lui stesso poi formalizzerà delle regole per l'elezione del Papa ispirate a quello che era successo a Viterbo, per impedire che si ripetesse un conclave così lento. Le nuove regole prevedevano che i cardinali si riunissero entro 10 giorni dalla morte del Papa, ciascuno con un solo accompagnatore, e venissero segregati in una sala del palazzo dove era morto il Papa, senza alcun contatto con l'esterno. Dopo 3 giorni senza elezione, i cardinali avrebbero mangiato una sola pietanza per pasto. Dopo altri 5 giorni avrebbero mangiato solo pane, vino e acqua. Cosa ancora peggiore per i cardinali, durante il periodo di conclave i redditi ecclesiastici venivano trattenuti dal Camerlengo, che li avrebbe poi messi a disposizione del nuovo Papa. Insomma, se non si decidevano, i cardinali stavano a pane e acqua e perdevano soldi giorno dopo giorno. Motivazioni molto poco spirituali che però saranno efficaci, nonostante non verranno molto apprezzate dai cardinali. Il primo conclave con queste nuove regole si svolse nel 1276 nella chiesa di San Domenico a Arezzo. Anche se non c'è più la riduzione del cibo, queste regole sono valide ancora oggi per quanto riguarda la segretezza e l'impegno a far sì che il conclave sia abbastanza breve. Oggi la sede tradizionale del conclave è la Cappella Sistina, che viene considerata anche di ispirazione per i votanti, grazie ai famosissimi affreschi di Michelangelo che sono stupefacenti e minacciosi allo stesso tempo nella loro maestosità. Ma essendo un edificio rinascimentale non è stato sempre così. La prima elezione avvenuta nella Cappella Sistina è stata quella del famosissimo Rodrigo Borgia, ovvero Alessandro VI, nel 1492. Solo nel 1878 la Cappella Sistina è diventata la sede fissa del conclave. In occasione del conclave alla cappella vengono fatte delle modifiche temporanee. Viene installato un pavimento di legno sopraelevato in linea con il secondo gradino dell'altare per distaccare fisicamente i cardinali da ogni rapporto con il mondo esterno. Sopra il pavimento poi vengono allestiti i banchi per la votazione. Le finestre vengono sigillate e tutto l'ambiente viene perquisito e bonificato da qualsiasi sistema di trasmissione sonora e visiva. Oltre la cancellata di marmo del presbiterio vengono montate le stufe nelle quali verranno bruciati appunti e voti per la famosa fumata di cui parleremo dopo. Visto che i cardinali sono molti, oggi vengono usati dei comuni banchi come si vedono in diversi film.
Ma fino al 1963 i cardinali durante il conclave stavano seduti su dei troni a baldacchino che simboleggiavano il governo collettivo della Chiesa. Dopo l'elezione solo il baldacchino del nuovo Papa rimaneva alzato, mentre gli altri venivano abbassati. Dal conclave del 2005 i cardinali risiedono nella casa Santa Marta, una struttura che è stata costruita proprio per questo scopo. È famosa perché è stata anche la residenza di Bergoglio fino alla sua morte. Pure questa struttura viene isolata dall'esterno, come si vede anche nel film Conclave. I cardinali vengono trasferiti in pullman fino alla Cappella Sistina per le operazioni di voto. Ma fino al 1978 ai cardinali andava molto meno bene. Dovevano dormire in dei posti letto ricavati alla buona nel palazzo apostolico vicino alla Cappella Sistina. Molti cardinali si sono lamentati del fatto che mancassero acqua corrente e bagni privati, che d'inverno si moriva di freddo e d'estate di caldo. Alcuni votavano addirittura solo per far finire il conclave e potersene andare, e questo è il motivo per cui Giovanni Paolo II ha fatto allestire per i cardinali la casa Santa Marta. Quindi il soggiorno per eleggere il Papa fino al 78 non era neanche lontanamente un viaggio di piacere, e in alcuni casi era il momento in assoluto meno confortevole del ruolo di cardinale. Ma dopo aver visto i dettagli della segregazione dei cardinali arriviamo finalmente al cuore dell'elezione, ovvero le regole vere e proprie del voto. Prima del voto vengono estratti a sorte tra i cardinali elettori 3 scrutatori, 3 incaricati detti infirmari che raccolgono i voti dei cardinali infermi presso la casa Santa Marta e 3 revisori. A ogni cardinale elettore vengono consegnate più copie di una scheda di forma rettangolare dove c'è stampata la scritta in latino "Eleggo come Sommo Pontefice" e sotto c'è uno spazio per il nome. Nello spazio ogni cardinale deve scrivere il nome di chi vuole come Papa con una grafia possibilmente non riconoscibile. Poi i cardinali vanno uno alla volta con in mano la scheda piegata in 2 ben visibile davanti all'altare della Sistina, dove stanno i 3 scrutatori e un'urna con un piatto sopra. Davanti all'affresco del Giudizio Universale di Michelangelo, che sicuramente mette la giusta pressione, ogni cardinale pronuncia un giuramento. Poi poggia la scheda sul piatto e la fa scivolare dal piatto nell'urna. Quando tutti i cardinali hanno votato si procede allo spoglio dei voti. Il primo scrutatore mescola le schede nell'urna mentre l'ultimo le conteggia una a una mettendole in un'altra urna vuota più piccola. Se il numero non corrispondesse al numero dei cardinali elettori, le schede andrebbero bruciate subito, senza spoglio. Poi i 3 scrutatori aprono le schede. I primi 2 se le passano senza leggere a voce alta il nome votato, mentre l'ultimo legge a voce alta il nome. Così anche i cardinali, oltre agli scrutatori, possono segnarsi ogni voto che esce. L'ultimo scrutatore legge le schede e contemporaneamente le buca con un ago nella parte interna, dove si trova la parola eleggo, per farci passare un filo. Una volta finito lo spoglio, l'ultimo scrutatore fa un nodo ai 2 capi del filo. Alla fine si contano i voti e i revisori controllano le schede e le annotazioni degli scrutatori. L'elezione del Papa avviene con la maggioranza dei 2/3, quindi nel caso specifico del conclave del 2025 servono minimo 90 voti su 135 per essere eletto Papa. I cardinali volendo possono votare anche per se stessi, anche se questa cosa è stata cambiata molte volte nella storia, con risvolti anche complicati sulle regole del conclave. Se la maggioranza non viene raggiunta si fa una seconda votazione, tranne che nel primo giorno di conclave quando c'è una votazione sola.
Dalla seconda votazione in poi non si ripetono i giuramenti e ci possono essere 4 votazioni al giorno, 2 di mattina e 2 di pomeriggio. Al termine di ogni sessione di 2 votazioni c'è la fumata nera se il Papa non è stato eletto. Per evitare che il conclave si prolunghi come ai tempi di Gregorio X a Viterbo, le regole cambiano gradualmente. Se dopo 3 giorni di votazioni consecutive nessun candidato ha ottenuto i 2/3 dei voti, il regolamento prevede una pausa di un giorno. Nella pausa i cardinali elettori possono pregare e confrontarsi. Se dopo la ripresa non si raggiunge comunque l'elezione, ogni serie di 7 scrutini può essere seguita da un'altra pausa, sempre con preghiera e dialogo. L'alternanza di 7 votazioni e pausa può essere fatta al massimo per 4 volte. Se si arriva al 34esimo scrutinio o 35esimo, se si era votato anche il giorno di apertura del conclave, si deve procedere al ballottaggio tra i 2 nomi che nell'ultimo scrutinio hanno ottenuto la maggioranza dei voti. Pure in questo caso l'elezione avviene sempre con maggioranza di almeno i 2/3 dei cardinali, dai quali vanno esclusi i 2 cardinali che sono al ballottaggio. Ogni cardinale ha l'obbligo di consegnare i propri appunti al camerlengo o ai cardinali assistenti, eppure questi verranno bruciati. Il camerlengo e i cardinali assistenti scrivono anche una relazione sull'esito di ogni sessione di voto, da consegnare al futuro pontefice in una busta sigillata, sottoposta sempre all'assoluta segretezza. La procedura pratica con i cardinali che giurano e si alzano in piedi per portare la scheda all'urna viene rappresentata accuratamente nel film Conclave e in altri come Habemus Papam del 2011. Osservatori interni alla Chiesa di solito criticano piuttosto la rappresentazione che viene fatta del conclave come di un luogo di accordi sottobanco e di intrighi per essere eletti. Quella che chiameremmo campagna elettorale non viene fatta pubblicamente dai candidati e secondo le fonti della Chiesa viene considerata negativamente anche all'interno. Giovanni Paolo II ha dato delle regole precise vietando esplicitamente accordi tra cardinali. Ha lasciato che possano sì dialogare tra di loro, ma ha ordinato che i cardinali elettori si astengano da ogni forma di patteggiamenti, accordi, promesse o altri impegni di qualsiasi genere che li possano costringere a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni. Parimenti ha stabilito vieto ai cardinali di fare prima dell'elezione capitolazioni, ossia di prendere impegni di comune accordo, obbligandosi ad attuarli nel caso che uno di loro sia elevato al pontificato. Esorto vivamente i cardinali elettori a non lasciarsi guidare nell'eleggere il pontefice da simpatia o avversione, o influenzare dal favore o dai personali rapporti verso qualcuno, o spingere dall'intervento di persone autorevoli o di gruppi di pressione, o dalla suggestione dei mezzi di comunicazione sociale, da violenza, da timore o da ricerca di popolarità. Le capitolazioni, che è il termine tecnico degli accordi prepapali potremmo dire, erano frequenti in passato, ma in realtà non portavano a grandi risultati. I cardinali provavano spesso a chiedere qualcosa in cambio del voto. Per esempio nel 1431 avevano richiesto che la metà delle entrate papali doveva essere condivisa con il collegio dei cardinali e anche che nessuna questione importante doveva essere decisa senza il consenso del collegio. Ovvero in cambio del loro voto i cardinali volevano diventare una specie di senato a fianco del Papa o un suo Parlamento in una monarchia costituzionale. In realtà una volta eletti quasi tutti i papi facevano di testa loro e contravvenivano a questi accordi, motivo per cui ancora oggi il Vaticano è rimasto una monarchia assoluta. Certo, come in tutte le elezioni, ci si può aspettare che l'idea di uno scambio di favori non sia sempre così remota.
Infatti le occasioni informali di incontro tra i cardinali, come i pasti, sono da sempre considerate un momento importante per scambi di vedute o veri e propri accordi. In passato, oltre alla votazione, c'erano molti altri metodi per diventare papa. All'inizio della Chiesa il vescovo di Roma veniva scelto per acclamazione, ovvero l'assemblea dei cristiani di Roma approvava un candidato con grida e applausi. L'elezione doveva essere approvata poi anche dalle potenti famiglie nobiliari romane. Ci furono anche dei periodi in cui i papi indicavano il loro successore, un po' come avveniva con gli imperatori romani nell'epoca del Principato per adozione. Tutti questi metodi ovviamente erano poco formalizzati e consentivano che il papato diventasse pian piano più uno strumento politico nelle mani di nobili e sovrani. Sempre nel periodo di massimo conflitto tra papato e impero, i papi decisero di tutelare di più la loro posizione. Nel 1059 Niccolò II stabilì che il papa fosse votato e eletto dai cardinali vescovi e il popolo di Roma doveva solo approvare o meno la sua elezione. Poco più di un secolo dopo, Papa Alessandro III stabilì la maggioranza dei 2/3 che è valida ancora oggi e tolse qualunque ruolo al popolo di Roma. In passato c'era anche un metodo di elezione chiamato per compromesso, nel quale i cardinali elettori affidavano il compito dell'elezione del Papa a un comitato ristretto, scelto fra gli stessi cardinali. Ma oggi tutti questi metodi alternativi sono stati banditi. Ma dopo il voto è il momento della fine del conclave. E qual è la storia della famosa fumata bianca o dei nomi scelti dai papi? Innanzitutto, se uno viene eletto papa può non accettare l'elezione, infatti il decano chiede all'eletto se accetta la sua elezione, anche se di solito chi non vuole essere eletto lo dice prima agli altri cardinali. Per esempio il cardinale Giovanni Colombo nel 1978 disse che avrebbe rifiutato. Questo contribuì ad accelerare il consenso su Giovanni Paolo II. Scegliere come nome pontificale, cioè il nome da papa, il proprio stesso nome di battesimo, viene considerato oggi come un segno di sfortuna e forse anche di arroganza. Gli ultimi a farlo furono Adriano VI, che si chiamava in olandese Adrian, e Marcello II, che si chiamava Marcello. Adriano VI regnò solo per un anno, disprezzato dalla stessa curia. Fu l'ultimo papa non italiano prima di Giovanni Paolo II. Marcello II invece regnò per soli 22 giorni, quindi mi sembra chiaro che il nome non gli portò fortuna. Giulio II usò un nome molto simile al suo vero nome Giuliano, ma si dice che volesse omaggiare Giulio Cesare. Infatti è ricordato come un papa guerrafondaio molto lontano dalla sensibilità attuale. Il primo papa a cambiare il suo nome invece era stato Giovanni II nel 533 d.C. Pensava che il suo nome originale, ovvero Mercurio, fosse inappropriato perché era il nome di una divinità pagana. La famosa fumata per l'elezione del Papa viene ottenuta dal conclave del 2013 con l'uso di appositi fumogeni e di una stufa dedicata. Quindi le stufe per la fumata sono due diverse, in una si bruciano le schede e nell'altra si aggiungono i fumogeni. Per maggiore chiarezza oggi l'avvenuta elezione viene anche accompagnata dal suono delle campane di San Pietro. In passato il risultato era molto ambiguo e il colore delle fumate era dato dalla cera usata per sigillare le schede elettorali. Nel conclave del 1958 del fumo che appariva bianco invece che nero come avrebbe dovuto ha dato adito anche a una teoria, secondo cui il vero papa eletto sarebbe stato Giuseppe Siri, arcivescovo di Genova.
Secondo questa teoria la fumata era bianca, ma poi Siri sarebbe stato costretto a rinunciare al papato per motivi politici. Nonostante nessuno, neppure Siri stesso, abbia mai confermato questa teoria, l'ambiguità del colore della fumata ha creato non pochi problemi. Siri stesso spiegherà poi che molti cardinali erano al loro primo conclave e, essendo inesperti, non avevano gestito bene i materiali per ottenere la fumata nera. Nelle 2 serie TV dedicate ai Borgia, la fumata viene rappresentata in maniera completamente anacronistica anche per i conclavi del 1400, ma in realtà è una tradizione iniziata probabilmente nel 1800. Dopo l'elezione il Papa si ritira anche in una piccola stanza a sinistra dell'altare della Cappella Sistina per indossare per la prima volta l'abito bianco. Qui di solito vengono predisposti abiti di diverse misure, così che almeno uno possa approssimativamente adattarsi alla taglia del nuovo Papa eletto. La stanza dove il Papa si cambia d'abito viene anche soprannominata stanza delle lacrime, perché si presume che il Papa appena eletto si metta a piangere per l'emozione e per il peso della responsabilità del suo nuovo ruolo. In passato le cerimonie collegate all'elezione del Papa, come potete immaginare, erano ancora più formali e pompose. I papi venivano incoronati con il triregno durante un'apposita cerimonia di incoronazione e ancora Paolo VI nel 1963 venne incoronato, anche se poi rinunciò a usare la corona. Giovanni Paolo II invece fu il primo papa dell'epoca moderna a parlare alla folla di Piazza San Pietro dopo l'annuncio Habemus Papam. Una leggenda molto famosa poi riguarda la prova di virilità dei papi. Appena eletto, il papa sarebbe stato fatto sedere su un'apposita sedia bucata e un diacono avrebbe toccato le sue parti intime per verificare che fosse un maschio. Questa bizzarra pratica sarebbe servita per evitare che una donna assumesse il titolo di papa, visto che era famosa la leggenda che una donna avesse ingannato tutti, riuscendo a diventare la papessa Giovanna. Nella storia i papi appena eletti si sedevano effettivamente su una sedia in porfido con un buco al centro, ma lo scopo di questa ritualità non è chiaro. Forse era veramente per accertarsi che fosse un maschio, ma una spiegazione alternativa è che fosse una sorta di trono toilette e che sedersi lì ricordasse al Papa di mantenersi umile. O più probabilmente si tratta di sedie per il parto delle imperatrici bizantine che sono state importate dall'Oriente e utilizzate poi come semplici troni. Visto che il conclave è impenetrabile a occhi esterni, l'unico modo per vederlo è guardare film e serie TV con ricostruzioni di questa elezione. Nel film Habemus Papam di Nanni Moretti del 2011 ci vengono fatte vedere solo le votazioni, l'elezione e l'annuncio dal balcone di San Pietro. Ma addirittura Radio Vaticana ha lodato la fedeltà di questa ricostruzione. Il conclave viene rappresentato in maniera abbastanza fedele anche nei 2 papi di Netflix del 2017 negli aspetti pratici dello svolgimento. Il film Conclave del 2024 è sicuramente il più completo e ci fa vedere anche dettagli secondari, come l'oscuramento delle finestre della casa Santa Marta e tutti i frangenti della votazione. Il film è in genere frutto di ottime ricerche e le descrizioni delle fasi di voto del conclave seguono esattamente i procedimenti descritti dagli ex partecipanti e dai giornalisti vaticani. È stato questo il giudizio di preti gesuiti. Anche se alcuni dettagli minori, come la disposizione dei banchi all'interno della Cappella Sistina o la foggia dei vestiti dei cardinali, sono stati considerati imprecisi, probabilmente sono state più scelte estetiche che di verosimiglianza. Nel film Conclave si vede anche che alcuni cardinali fumano o svapano nei momenti morti, qualcosa che magari non ci viene in mente come prima cosa realistica.
Invece addirittura lo studioso statunitense David Gibson, che ha iniziato la sua carriera sempre in Radio Vaticana, ha detto: alcuni di loro fumano ancora, non così tanti come negli anni passati però, quando il collegio cardinalizio era in gran parte un'istituzione italiana. Svapare è un miglioramento rispetto ai conclavi pieni di fumo dei secoli passati, e non mi riferisco solo all'incenso. Quindi anche il fatto che i cardinali fumano è un qualcosa di realistico. Il dettaglio può farci tornare in mente anche le 2 serie di Paolo Sorrentino, The Young Pope del 2016 e The New Pope del 2020. Pure qui c'era una rappresentazione del conclave e dei cardinali, anche se un po' più caricaturale e esagerata nello stile di Sorrentino. Un film poco conosciuto sui conclavi del passato si intitola sempre Il Conclave, ma è una produzione canadese-tedesca del 2006. Rappresenta il conclave del 1458 basandosi proprio sulla descrizione che ne fa nelle vere fonti storiche il papa eletto in quel conclave, Pio II. E per concludere vi parlo proprio di quel segreto che sfuggì verso l'esterno dal conclave del 1903. Per capirlo bisogna sapere che in passato esisteva anche una tipologia di cardinali di cui non abbiamo parlato finora, i cardinali della corona. Questi cardinali rappresentavano gli interessi in particolare dei grandi sovrani cattolici, come quelli di Francia, Spagna e Sacro Romano Impero o Austria. Dei cardinali della corona molto famosi furono Richelieu e Mazzarino, che furono anche influentissimi ministri in Francia. Enrico del Portogallo fu addirittura contemporaneamente re del Portogallo e pure cardinale, quindi poteva rappresentare da solo i suoi interessi. Questi cardinali avevano un diritto molto particolare, il diritto di esclusione, ovvero quello di mettere il veto sull'elezione di un candidato. In poche parole, se a qualche re cattolico non piaceva una persona papabile, tramite il loro cardinale che sedeva in conclave bloccavano l'elezione di questa persona. Potevano farlo contro un solo candidato, ma di solito aspettavano che ricevesse molti voti per bruciarlo nel momento più opportuno. Era un diritto solo basato sulla consuetudine e rappresentava una forma di ingerenza della nobiltà temporale negli affari della Chiesa, che ricorda l'influenza delle antiche famiglie nobiliari sul papato. Nel conclave del 1903 il cardinale Jan Pusen de Kościesko usò il diritto di esclusione per conto dell'imperatore d'Austria contro Mariano Rampolla del Tindaro. Rampolla del Tindaro stava praticamente per essere eletto papa, ma era considerato dagli austriaci troppo vicino agli interessi della Francia. La cosa si venne a sapere subito sulla stampa, anche perché causò grande scandalo tra gli stessi cardinali presenti. Alcuni cardinali commentarono poi l'episodio come disgustoso e dissero che la cosa in se stessa e il modo recò stupore e indignazione al Sacro Collegio, grande e penosa l'impressione di tutti. Quindi questo frangente del conclave del 1903 non rimase segreto ma venne divulgato al pubblico, proprio per lo scandalo che aveva suscitato anche tra i cardinali. Alla fine comunque le volontà dell'Austria ebbero un loro peso e Rampolla del Tindaro non venne eletto. Il papa che venne eletto però, Pio X, bandirà ufficialmente il diritto di veto di governi stranieri esercitato da qualunque cardinale. E con questa ultima curiosità si conclude il nostro viaggio nella storia e nelle stranezze del conclave. Se avete apprezzato il video iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e magari consigliatelo a amici interessati. A presto!